Ciao a tutti e bentornati alla baita. Sono riuscito finalmente ad acquistare un buon infisso usato alla cifra di 50 euro. Come vi avevo già spiegato, molti dei materiali che utilizzo qua in baita sono di seconda mano e quindi aspetto un'occasione buona per acquistarli a basso prezzo. E questo infisso qui mi servirà per la camera, quindi adesso vi faccio vedere perché ho intenzione di sostituirlo. È un infisso usato, come vi dicevo, ho pagato pochissimo, 50 euro, con telaio e anche una zanzariera, con doppio vetro, quindi è sicuramente, per quanto mi riguarda, per la baita, un ottimo materiale. Ho aspettato così tanto per acquistarlo perché non è stato semplice trovare un infisso delle dimensioni adatte, perché ero molto vincolato dalle misure. Infatti questo non è un infisso delle misure corrette, ma dovrò fare per l'appunto degli adattamenti. Quindi oggi il lavoro sarà un po' quello di smontare tutto, riadattare quella specie di falso telaio che ci ho montato piallandolo e installando la nuova finestra. Allora, questo era l'infisso originale, la finestra originale che c'era con la baita. Io cosa ho fatto? L'ho restaurata completamente perché era fatta con un vetro singolo, due vetri singoli molto fini che si sono spaccati nel corso degli anni. Ho smontato tutto, ho ristrutturato, ho messo dei vetri in plexiglass, perché i vetri, quelli in vetro, erano molto costosi se si volevano di uno spessore accettabile. Quindi è ovvio che è stato molto più conveniente comprare una finestra completa rispetto a sostituire i vetri a questa, che oltretutto ha una struttura di per sé non ottimale, perché adesso vi faccio vedere. Ecco qui. Allora, la finestra praticamente è fissata direttamente su questa specie di telaio molto rudimentale e di conseguenza lasciava molti spifferi in giro. Anche mettendo guarnizioni non si riusciva ad ottenere un isolamento come si deve, e di conseguenza io oggi andrò a installare il telaio della nuova finestra su questo, riadattando questo. Le misure sono un po' più larghe sulla larghezza, quindi dovrò tirare via un paio di centimetri da questi, e invece qua resterà un po' più sollevata, quindi qua sotto farò una specie di barriera con degli assi. Questa è la mia idea. Come avrete visto già da un po' di tempo, la mia cinta, ho sempre con me il Leatherman Wave Plus, che mi è stato mandato per l'appunto dalla Leatherman, che è l'azienda leader nella produzione di utensili multifunzione. Pensate che questa pinza multiuso integra praticamente 18 utensili differenti al suo interno, quindi è un pochino come avere una piccola cassetta attrezzi, e di conseguenza per me è un attrezzo veramente fondamentale, perché vi semplifica molte cose, molte operazioni. Delle volte vi serve una pinza, vi serve un cacciavite, non è che ogni volta potete scendere giù e prendere tutto nella cassetta, o riuscite a pianificare perfettamente tutto il lavoro che dovete fare e avere ogni singolo attrezzo sul posto. Di conseguenza questi 18 attrezzi, tra cui un cacciavite a taglio a stella, una pinza con una tagliacavi, delle forbici, un cacciavite leva e molti altri utensili come un seghetto, un coltello seghettato, un coltello, una lima, eccetera eccetera, fanno veramente comodo in queste situazioni. La pinza ovviamente è un prodotto di grandissima qualità, ve lo faccio vedere magari più da vicino. Questa è la Leatherman Wave Plus, ma il sito della Leatherman chiaramente offre vari utensili multifunzione in base a quello che dovete fare. Questo è uno degli attrezzi più venduti, e devo dire che c'è un motivo se è uno degli attrezzi più venduti, perché effettivamente è molto intelligente ed è un attrezzo assolutamente di qualità che vi deve durare una vita. Effettivamente è garantito da Leatherman per 25 anni.
ed è prodotto negli Stati Uniti, in Oregon per la precisione. Quindi ragazzi, vi lascio il link in descrizione, vi consiglio di dare veramente un'occhiata perché è davvero un ottimo attrezzo. Quando faccio questi lavori vado molto a improvvisazione. Allora, la mia idea era di tirar giù tutto e piallare, però ho visto che praticamente lo scalino corrisponde all'incirca alla misura della larghezza del telaio della nuova finestra, quindi pensavo di fare dei solchi e far saltare tutto con lo scalpello. Adesso facciamo un tentativo, vediamo se è un'operazione abbastanza semplice e magari veloce.
Ok, dopo varie piallate e adattamenti, diciamo che siamo riusciti a fissare la finestra. Come vi dicevo, guardate che bella, c'è anche la sua bella zanzariera. Questa è sicuramente una bella comodità, molto solida. Ho perso un pochino di dimensione di vetro, però ho guadagnato sicuramente in isolamento termico e in qualità dell'infisso. Adesso qua ci sono dei vari spazi che andranno ovviamente sigillati per evitare spifferi. Utilizzerò, penso, del poliuretano espanso, adesso valuterò. E qua sotto vedete, come vi dicevo, è rimasto questo spazio proprio perché la misura non era giusta, e quindi adesso andrò a tagliare un asse che andrò a piazzare qui sotto. Bene, il lavoro è finito, tutto sommato è stato un lavoro semplice, era più il lavoro di adattamento che il resto. Quindi adesso ho una bella finestra con un potere isolante decisamente migliore. Adesso andrò a sigillare tutti gli angoli col poliuretano. Qua, come vedete, ho fatto una chiusura con un asse ed il lavoro è fatto. Allora, questo ospite si chiama Denver. Trovo tantissimi commenti in cui mi viene detto bellissimo ma manca un cane. Ecco, il cane ce l'ho qua a noleggio, è il cane di Cotoletta. E niente, volevo spiegare perché non prendere un cane quando qua sarebbe, diciamo, nel suo paradiso, vero Denver? Qua stai in paradiso tu, eh? Il motivo è molto semplice, perché un cane è molto impegnativo ed è molto vincolante e non mi sento ancora pronto per un cane. Ma sentiamo La Cotoletta cosa ha da dire al riguardo. Non gli appartiene. Cosa da dire al riguardo? Allora, mi sono venuti tipo 6 infarti oggi perché ha rischiato di essere punto da... Quante api hai? 3 famiglie, sono migliaia di api. Da migliaia di api. Ha mangiato roba in giro, ovviamente non ho idea di cosa, rischia tuttora di finire nel fuoco. Che altro ha rischiato? Vabbè, il rischio è costante, insomma. Poi però sì, guardate, il rischio è costante. Cioè, voi dovreste guardare che bel frisé che ha un frisé magnifico. Questo non si vede, però è un frisé. Ma lui quindi è un pastore australiano, giusto? Yes. E niente, la motivazione è molto semplice, quindi avere un cane richiede dedizione e allo stato attuale non mi sento di prendere questo impegno. Sono una persona che non vuole impegni, ecco, questa è la realtà dei fatti. L'incredibile libertà verrebbe intaccata, esatto, dalla presenza di un batuffolo. Però più avanti ci penseremo, sicuramente un amico come Denver sarebbe veramente uno spettacolo, magari anche un pochino più bravo di Denver. Pensato potessi dire più bello, stavo per partire. Dai, sei bellissimo, a parte questo naso tutto... Ragazzi, non capisce un cazzo, capisce Sembra- veramente un cazzo. Sembra la fronte di Gorbaciov. Si chiama naso a farfalla. Naso a farfalla. Va bene, comunque per questo video è tutto. Io, Denver e Cotoletta vi salutiamo. Noi adesso grilliamo Denver. Grilliamo Denver. Come no? E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao. Ciao, saluto Denver. Ciao. Ciao, ciao. Dammi 5, dammi 5. Bravissimo. Dammi la zampa. Dammi l'altra zampa.